E buongiorno a tutti e benvenuti su Wow Podcast Italian. Sono Lucas e oggi sono molto felice di essere qui con voi per un altro episodio speciale. Buongiorno a tutti, sono Mia e benvenuti su Wow Podcast Italian. Lucas, oggi abbiamo un argomento molto interessante e molto utile per la vita di tutti i giorni, vero? Assolutamente, Mia. Oggi parliamo di qualcosa che capita spesso quando andiamo al ristorante, quando siamo ospiti a casa di amici o quando cuciniamo per qualcuno. Parliamo delle restrizioni alimentari. Sapete già cosa significa questa parola? Esatto, le restrizioni alimentari sono le cose che una persona non può mangiare o non vuole mangiare. E credetemi, in Italia questo argomento è molto importante perché noi italiani amiamo il cibo. Ah, è verissimo. Io mi ricordo la prima volta che ho invitato dei miei amici a cena. Pensavo di cucinare una bella pasta con il formaggio. Ma poi ho scoperto che uno dei miei amici era intollerante al lattosio. Non sapevo nemmeno cosa significava. Ah, capisco perfettamente. È una situazione che succede a molti di noi. Ma prima di raccontare la tua storia, vogliamo fare una domanda a voi che ci ascoltate. Avete mai avuto una situazione simile? Avete mai cucinato per qualcuno e poi scoperto che non poteva mangiare qualcosa? Scrivete nei commenti. Sì, raccontateci le vostre esperienze. Siamo curiosissimi. Allora, tornando alla mia storia, ho chiesto al mio amico Marco: Marco, sei intollerante al lattosio? E lui mi ha risposto di sì. Io non sapevo cosa fare. Quindi, Lucas spiega ai nostri ascoltatori cosa significa essere intolleranti al lattosio. Parliamo di questo perché molti di voi forse hanno sentito questa parola ma non sanno bene cosa vuol dire. Certo, allora, quando una persona è intollerante al lattosio, non può mangiare o bere prodotti che contengono latte. Per esempio, il latte, il formaggio, il burro, la panna, lo yogurt. Il corpo di questa persona non riesce a digerire bene questi alimenti e può sentirsi male. Perfetto. E quindi cosa hai fatto per il tuo amico Marco? Hai cambiato il menù? Sì, ho cucinato una pasta con olio, aglio e pomodoro, senza formaggio, senza burro, solo ingredienti semplici. E Marco era felicissimo. Ha detto che era deliziosa. Che storia bellissima! Vedete, ascoltatori, con un piccolo cambiamento tutti possono mangiare insieme e stare bene. E questo è il messaggio importante di oggi. Ora, Mia, parliamo di altre restrizioni alimentari comuni. Ce ne sono molte, vero? Sì, ce ne sono tante. Mia, tu puoi spiegare alcune di quelle più comuni? Certo, una delle più conosciute è la celiachia. Le persone celiache non possono mangiare glutine. Il glutine si trova nel grano, nella farina, nel pane normale, nella pasta normale. Per loro esistono prodotti speciali senza glutine, come la pasta senza glutine e il pane senza glutine. Giusto. E io ho una curiosità per voi ascoltatori. Sapete cosa significa la parola glutine in inglese? È uguale. Si dice gluten. Interessante, no? Ma ricordate, noi oggi parliamo solo italiano, quindi continuiamo. Bravissimo Lucas! Allora, un'altra restrizione alimentare molto comune è essere vegetariani. I vegetariani non mangiano carne, non mangiano pollo, manzo, maiale o pesce. Mangiano solo verdure, frutta, cereali, legumi, uova e latticini. E poi ci sono i vegani. I vegani non mangiano nessun prodotto di origine animale, quindi niente carne, niente pesce, ma anche niente uova, niente latte, niente formaggio, niente miele. Solo alimenti di origine vegetale. Esatto. E sapete, ascoltatori, in Italia negli ultimi anni ci sono sempre più ristoranti che hanno menù vegetariani e vegani. È un cambiamento grande per un paese che ama tanto la carne e il formaggio. È vero. Anche i supermercati italiani
ora hanno molti prodotti per vegani e vegetariani. È molto più facile trovare questi prodotti rispetto a qualche anno fa. Mia, parliamo anche delle allergie alimentari, che sono un po' diverse dalle intolleranze. Ah, ottimo punto, Lucas. Le allergie alimentari sono diverse dalle intolleranze perché possono essere molto pericolose. Per esempio, alcune persone sono allergiche alle noci, alle arachidi, ai frutti di mare, alle uova. Quando mangiano questi alimenti possono avere una reazione molto seria. Quindi è sempre molto importante chiedere agli ospiti prima di cucinare. O quando andiamo al ristorante è importante dire al cameriere se abbiamo allergie. Voi lo fate sempre? Scrivete nei commenti se avete allergie alimentari. Esattamente! E i camerieri e i cuochi italiani sono generalmente molto attenti a queste cose. Se dite sono allergico alle arachidi o sono celiaco, di solito capiscono subito e vi aiutano a scegliere il piatto giusto. Adesso, Mia, facciamo un piccolo gioco con i nostri ascoltatori. Immaginiamo di essere al ristorante. Io faccio il cliente e tu fai la cameriera. Così gli ascoltatori possono sentire come si fa questa conversazione in italiano. Che bella idea, Lucas! Proviamo! Allora, buonasera, sono la sua cameriera stasera. Posso portarle il menù? Sì, grazie mille, ma prima di guardare il menù volevo dirle che sono celiaco. Non posso mangiare glutine. Certo, non si preoccupi. Abbiamo molti piatti senza glutine. Le consiglio la nostra bistecca con verdure grigliate, oppure il risotto. Il risotto è naturalmente senza glutine. Perfetto. E c'è qualcosa nel risotto che contiene latticini? Anche mia moglie è intollerante al lattosio. Il nostro risotto classico contiene burro e parmigiano, ma possiamo prepararlo senza, con solo olio d'oliva. È ugualmente delizioso, lo assicuro. Meraviglioso. Allora prendiamo 2 risotti senza glutine e senza latticini. Grazie mille per la disponibilità. E questo è il fine della nostra piccola scenetta. Com'era? Avete capito bene? Vedete com'è facile comunicare le vostre esigenze alimentari in italiano? La cosa più importante è essere chiari e gentili. Bravi! E ora voglio insegnarvi alcune frasi utili che potete usare quando siete in Italia o quando parlate con qualcuno in italiano. Prendete carta e penna o magari scrivete sul telefono. Ottima idea! Allora, la prima frase è sono allergico a... E poi dite cosa non potete mangiare. Per esempio, sono allergico alle noci. Oppure sono allergico ai frutti di mare. Semplice, no? Sì, e poi potete dire non posso mangiare. Per esempio, non posso mangiare glutine o non posso mangiare latticini. Questa frase è molto diretta e chiara. Poi c'è sono vegetariano o sono vegana se siete una donna. Queste frasi le capiscono tutti i camerieri italiani, non c'è problema. E se volete spiegare meglio, potete dire non mangio carne o non mangio pesce o non mangio uova. Usate sempre non mangio seguito dall'alimento. È facile da ricordare. Perfetto. E una cosa molto importante, potete sempre chiedere questo piatto contiene? Per esempio, questo piatto contiene noci? O questo piatto contiene glutine? I camerieri italiani risponderanno sempre volentieri. Ascoltatori, praticate queste frasi. Provate a dirle ad alta voce adesso, mentre ascoltate il podcast. È il modo migliore per imparare. E poi raccontateci nei commenti se le avete usate davvero in un ristorante italiano. Sì, vogliamo sentire le vostre storie. Mia, ora parliamo anche di un aspetto culturale molto interessante. In Italia, il cibo è molto più che semplice nutrimento, vero? Assolutamente. In Italia il cibo è cultura, è tradizione, è famiglia. Quando gli italiani invitano qualcuno a pranzo o a cena, è un atto di amore. Si prepara con cura, con passione. E per questo
le restrizioni alimentari possono a volte creare situazioni un po' delicate. Esatto. Immaginate, la nonna italiana che ha cucinato tutto il giorno la sua pasta fatta a mano con il ragù della tradizione di famiglia. E voi arrivate e dite: «Nonna, sono vegano, non posso mangiare il ragù con la carne». Come reagisce la nonna? Ah, questa è una situazione molto comune in Italia. Molte nonne italiane non capiscono il veganismo o il vegetarismo. Per loro non mangiare carne sembra strano, quasi impossibile. Pensano che senza carne non si mangia abbastanza. È vero. Mia nonna, quando ho provato a spiegarle che una mia amica era vegana, mi ha guardato con gli occhi spalancati e pieni e ha detto: «Ma come fa a vivere senza formaggio?» Era sinceramente preoccupata per la mia amica. Ah, che storia! È troppo bella! E questa è la magia della cultura italiana e del rapporto degli italiani con il cibo. Ma è anche un'opportunità per imparare e capire le differenze culturali. Esattamente. E oggi, fortunatamente, anche molti italiani più giovani capiscono e rispettano le scelte alimentari diverse. Nei ristoranti moderni c'è sempre più attenzione per le esigenze di tutti. Prima di continuare, voglio fare un'altra domanda a voi ascoltatori. Avete mai dovuto spiegare le vostre restrizioni alimentari in un'altra lingua? Com'è andata? Era difficile trovare le parole giuste? Raccontateci. Sì, è una domanda interessante, perché imparare a parlare delle proprie esigenze alimentari in italiano è davvero utile, specialmente se volete visitare l'Italia o se avete amici italiani. E ora, Mia, parliamo anche di alcune parole chiave che gli ascoltatori devono assolutamente conoscere. Le parole legate alle restrizioni alimentari più comuni. Ottimo. Allora, ecco alcune parole importanti. Allergia è una parola che sentite spesso, come abbiamo detto. Intolleranza è diversa dall'allergia, è quando il corpo non digerisce bene certi alimenti. Senza glutine vuol dire senza la proteina che si trova nel grano. E poi senza lattosio vuol dire senza la sostanza che si trova nel latte. Molti prodotti al supermercato in Italia hanno scritto senza lattosio sull'etichetta. Vedrete questa scritta anche sulle confezioni di latte, di yogurt, di formaggi specifici. Poi biologico significa che il prodotto è fatto senza pesticidi e sostanze chimiche artificiali. E integrale significa fatto con farine integrali, con più fibre. Queste non sono strettamente restrizioni alimentari, ma sono parole che sentirete spesso in un negozio di alimentari italiano. E una parola molto importante per le persone con allergie serie è anafilassi. Questa è una reazione allergica molto grave. Se qualcuno vi dice «sono allergico» e «posso avere una reazione anafilattica», è fondamentale prendere la cosa molto seriamente. Assolutamente. In questi casi bisogna avere molta attenzione. Nei ristoranti italiani seri c'è sempre un registro degli allergeni. Per legge, i ristoranti devono indicare quali allergeni sono presenti nei loro piatti. Parlando di ristoranti, Mia, voglio raccontare un'altra piccola storia. Qualche mese fa sono andato a cena con un gruppo di amici molto diversi tra di loro. C'era una vegana, uno con la celiachia, uno vegetariano e uno che mangiava tutto. Come abbiamo fatto a scegliere il ristorante? Ah, deve essere stata una bella sfida. Racconta, racconta. Allora, abbiamo cercato online un ristorante con un menù vario e abbiamo trovato una piccola trattoria italiana che aveva questo bigliettino sul sito. Il nostro menù si adatta alle vostre esigenze. Siamo felici di preparare piatti senza glutine, senza lattosio, vegetariani e vegani su richiesta. Che meraviglioso! Sempre più ristoranti italiani si stanno adattando. E sapete perché questo è importante, ascoltatori? Perché significa che nessuno deve restare a casa o mangiare meno degli altri. Tutti possono sedersi insieme e godersi un pasto.
Esattamente, il cibo deve unire le persone, non dividere. E in quella trattoria il cuoco era così gentile. Quando ho spiegato le nostre esigenze, ha detto: «Lasciate fare a me, preparo qualcosa di speciale per tutti». Che bello! E com'erano i piatti? Deliziosi. La mia amica vegana ha avuto una zuppa di verdure con pane senza glutine, poi un secondo di tofu con verdure grigliate. L'amico celiaco ha mangiato un risotto ai funghi magnifico. Il vegetariano una melanzana alla parmigiana senza carne. E io ho mangiato il classico bistecca con patate. Perfetto per tutti! E questa, ascoltatori, è la bellezza della cucina italiana quando è fatta con amore e con attenzione. Ora, prima di chiudere l'episodio, facciamo ancora un po' di pratica con le frasi utili. Lucas, sei pronto? Prontissimo. Allora, ripasso veloce. Se siete vegetariani, dite «sono vegetariano» o «sono vegetariana». Se siete vegani, dite «sono vegano» o «sono vegana». Se avete una celiachia, dite «sono celiaco» o «sono celiaca». Se avete un'intolleranza al lattosio, dite «sono intollerante al lattosio». Se avete un'allergia, dite «sono allergico a» o «sono allergica a» per le donne. E per chiedere informazioni dite «questo contiene» oppure «è possibile prepararlo senza...» Bravissima Mia! Queste frasi sono semplici ma efficacissime. Praticate, praticate, praticate. E ascoltatori, voglio sapere quale di queste frasi vi sembra più utile per la vostra situazione personale. Ditemelo nei commenti. Sì, e se avete domande su come dire qualcosa di specifico in italiano, scrivetelo nei commenti e noi risponderemo. Siamo qui per voi. Prima di salutarci, vogliamo anche parlare di qualcosa di positivo. In Italia la cucina è così varia e ricca che ci sono tantissimi piatti tradizionali che sono già naturalmente adatti a persone con restrizioni alimentari. È verissimo, per esempio, la ribollita toscana è una zuppa di verdure e legumi, naturalmente vegana. Il risotto ai funghi, preparato con brodo vegetale, è vegano. La caponata siciliana è una meravigliosa preparazione di verdure perfetta per vegetariani e vegani. E poi ci sono tantissimi piatti di pesce lungo le coste italiane, ideali per chi non mangia carne ma mangia pesce. Il branzino al forno, le seppie in umido, le vongole con la pasta, che però contiene glutine, quindi attenzione per i celiaci. Giusto! E per i celiaci la polenta è un'ottima alternativa. La polenta è fatta con la farina di mais che non contiene glutine. In molte regioni del nord Italia la polenta è un piatto tradizionale e si mangia con salse, verdure o carne. Vedete, ascoltatori? L'Italia ha tantissimo da offrire per tutti. Non abbiate paura di visitare l'Italia se avete restrizioni alimentari. Con le frasi giuste e un po' di comunicazione potrete mangiare meravigliosamente. Assolutamente! E gli italiani sono persone accoglienti e gentili. Se spiegate le vostre esigenze con un sorriso, vedrete che faranno di tutto per aiutarvi. La cultura dell'ospitalità in Italia è fortissima. Bene, ascoltatori, siamo quasi alla fine di questo episodio bellissimo. Ma prima di salutarci voglio fare un ultimo gioco. Mia, puoi leggere una piccola situazione e io rispondo in italiano come farei davvero. Certo. Allora, immagina questa situazione. Sei invitato a casa di una famiglia italiana per cena. La signora ha cucinato con amore tutta la mattina, ma tu sei vegano. Come gestisci la situazione in modo gentile e rispettoso? Ottima domanda. Allora, prima di tutto, la cosa ideale sarebbe avvisare prima di andare. Potrei mandare un messaggio o telefonare e dire: «Grazie mille per l'invito. Sono felicissimo di venire. Volevo solo avvisarvi che sono vegano, quindi non mangio prodotti animali. Non voglio creare problemi e sono felice di portare qualcosa da mangiare per me». Perfetto.
Essere proattivi è la cosa migliore. E se invece arrivate al momento della cena e non avete avvisato? Allora, il modo migliore è essere gentili e diretti. Potrei dire: la ringrazio tanto per questa cena meravigliosa. Purtroppo sono vegano e non riesco a mangiare alcuni di questi piatti. Ma le verdure e il pane sono perfetti per me. Non si preoccupi, mangio volentieri quello che posso e sono felice di essere qui con voi. Bellissimo! La gentilezza e la gratitudine sono sempre la chiave. E questo vale in qualsiasi cultura, non solo in Italia. Ascoltatori, imparate da Lucas. Questo è il modo giusto di comunicare le restrizioni alimentari. Grazie, Mia. E ora un ultimo pensiero per voi ascoltatori. Il cibo è un modo meraviglioso per connettersi con le altre culture. Imparare a parlare di cibo in italiano, incluse le vostre esigenze alimentari, vi avvicina alla cultura italiana in modo autentico. Assolutamente. E ricordate, imparare una lingua significa anche imparare a vivere in quella lingua. Quindi praticate, ascoltate, parlate, mangiate italiano. E tornate ogni settimana su Wow Podcast Italian per continuare il vostro viaggio nella lingua italiana. Ogni episodio è una nuova avventura.